saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di un ensemble heavy power metal tedesco che senza inventare nulla risulta concreto e ben godibile nella sua classicità. Nel mondo del metal, almeno secondo l'esperienza di chi ha scritto il testo di questo video, c'è una spaccatura piuttosto netta. Da una parte c'è chi dice che l'heavy metal, inteso nell'accezione più tradizionale, non morirà mai, perché ci sarà sempre chi lo suonerà o vi si ispirerà. Dall'altra invece c'è chi sostiene che il genere è morto e sepolto ormai da un pezzo. Chi ha ragione? Per la nostra esperienza la verità sta nel mezzo. Se è vero che l'heavy metal non è proprio messo benissimo, vista la quantità di cloni dei classici che non aggiungono nulla, c'è anche chi ancora ne tiene alto il vessillo, come per esempio i Front Row Warriors. Band nata nel 2019 a Stoccarda, non ha perso troppo tempo. Wheel of Fortune, primo lavoro già sulla lunga distanza, è uscito a giugno dello scorso anno. Al suo interno, come già detto, i tedeschi affrontano un genere che non potrebbe essere più retro. Al netto della componente power, presente anch'essa in chiave classica, più a livello di riff nei momenti vorticosi che in fatto di melodie, i Front Row Warriors suonano un heavy metal molto ispirato agli anni '80. Non che manchi qualche elemento più moderno, ma di base gli stilemi sono quelli della decade d'oro del genere. Una suggestione richiamata anche da LTG. Ha un timbro molto vicino a quello di Doro Pesch, seppur utilizzato in una chiave più istrionica e varia. A fare davvero la differenza per Wheel of Fortune non è però la voce femminile, né l'unione col power o quel poco di odierno che c'è. Il punto di assoluta forza dei Front Row Warriors è piuttosto la capacità di cambiare il registro senza allontanarsi dal genere, come del resto capitava nei migliori album degli anni '80. All'interno la band riesce a riprendere ogni lato dell'heavy metal che fu, passando da quello più patinato a quello più diretto, da sonorità più rozze che costeggiano la new wave of British heavy metal e persino di rado il punk, ad altre più raffinate, in certi casi persino vicine al prog. Il tutto mantenendo però la giusta coerenza e unendo bene le varie componenti, a tratti anche nel corso della stessa traccia. Il risultato è che Wheel of Fortune suona compatto anche nelle sue tante sfaccettature, senza scalini o pezzi che stonino davvero. Al contrario, sono molti i pezzi che riescono a spiccare, come per esempio Deadly Sins. Piuttosto semplice, sa però come divertire, ma senza farsi mancare un lato emotivo. Lo si può dire anche di The Hunter, maideniana nei riff nervosi che contrastano con i momenti più riflessivi e a tratti si intersecano. Hell Invaders è invece molto diretta, anche grazie a riff più moderni ma da strada, a contorno di un ritornello molto catchy. Il meglio sono però Love Is Not a Game e Dystopian Times. La prima gode di un romanticismo forte anche nella sua natura lenta ma pesante, basata su riff granitici, aiutata dalla prestazione di LTG. Ma anche la seconda gioca sul sentimento, con un ospite d'eccezione come Todd Michael Hall del Riot B, che imita quasi il miglior Geoff Tate, circondato da atmosfere cupe e profonde e da un vago retrogusto proprio. Il risultato è forse il miglior pezzo dei vecchi Queensryche non scritto da loro stessi. Anche quasi tutti gli altri brani però dimostrano che la musica dei Front Row Warriors è ben pensata e costruita, con la giusta maestria e idee in gran numero. E così dà poco fastidio se in qualche raro frangente i cliché heavy e power pesano, come non è un gran problema la presenza di qualche brano meno buono. Anche così, e anche senza mai strafare o lasciare a bocca aperta, Wheel of Fortune risulta solido e di valore, oltre che di gran godimento. Noi ci sentiamo di consigliarlo ai fan dell'heavy metal classico e in particolare a quelli che sono stanchi delle solite copie carbone trite e ritrite. Se lo sei, i tedeschi per te saranno un diversivo molto piacevole. Voto di Heavy Metal Heaven 82 su un massimo di 100. Per oggi abbiamo finito. Se ti è piaciuta la recensione ti invitiamo a mettere like, condividerla e commentarla. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare sulla campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei video che pubblichiamo ogni pochi giorni. Infine vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!